Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il portacellulare già intravisto nelle slide. Ho pensato ad un progetto di facile e veloce realizzazione, proprio per andare incontro a quei momenti in cui si scende di casa al volo, magari per portare il cane oppure per prendere un gelato, quei momenti in cui magari non ci occorre portarci dietro una shopping bag, una borsa grande, e quindi abbiamo necessità di avere con noi solo lo stretto indispensabile, quindi il telefono e magari qualche carta, ed ecco qua l'idea di questo portacellulare senza hardware. Infatti, come vedete, non abbiamo nessun tipo di metalleria. Prima di passare all'occorrente e al tutorial, vi invito come al solito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Come al solito vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento qui sotto. L'occorrente per questo progetto è davvero minimal, si parla infatti di un cordino. Io ho scelto un cordino Swan Black color verde chiaro che lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Abbiamo bisogno di una fodera, nel mio caso possiamo comunque, qualora non ci dovessimo sentire pronti ad affrontare il magico mondo delle fodere, omettere il passaggio. Io naturalmente farò vedere come vado a foderarla. Un ago da lana, un bottoncino ton sur ton nel mio caso ed un paio di forbici. Aggiungerei, qualora appunto decideste anche voi di foderare il vostro portacellulare, ago e filo da cucito. Direi che possiamo subito passare al tutorial. Realizzerò questo progetto con una variante del punto stella, se vogliamo una variante semplificata che si struttura su 2 righe. Inizio con un cappietto iniziale ed eseguo una catenella che sia leggermente più lunga della parte corta del mio cellulare e che sia di un numero dispari di catenelle. Ho impiegato 13 catenelle. Il mio telefono è un pochino più piccino, ma ho bisogno di un indosso agevole. E bisogna considerare anche poi l'ingombro della fodera. Una volta arrivati alla nostra misura, mettiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo nella terza catenella dallo stesso ed eseguiamo una riga di ritorno interamente a mezza maglia alta. La prima riga non conta come riga di motivo, è solo una riga di assestamento. Ci alziamo con 2 catenelle, voltiamo il lavoro e adesso con il filo sull'uncinetto ci puntiamo nella costa retro della prima maglia disponibile, entriamo e portiamo fuori il filo. Facciamo la stessa operazione nella successiva costa retro. Prendiamo il filo, ci inseriamo nella costa retro della successiva maglia e lo ripeschiamo. Un'altra volta ancora, filo, terza costina retro e ci troviamo con 7 asoline sull'uncinetto. Prendiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Ci ancoriamo con una catenella e ripetiamo questa operazione per tutta la riga. Non andiamo però ad intervenire nella prima maglia utile, ma la nostra prima asolina da lavorare sarà l'ultima appena lavorata, ovvero questa. Prendo il filo sull'uncinetto, mi reinserisco nell'ultima asola lavorata e la conto come prima. Riprendo il filo e vado nella seconda. Porto fuori, riprendo di nuovo il filo e vado nella terza. Ho di nuovo 7 asoline sull'uncinetto che vado ripescando il filo a chiudere tutte insieme. Mi ancoro con una catenella. Eseguo questa operazione per tutta la riga. Eccomi alla fine della riga, eseguo la mia catenella e ne aggiungo una. Volto il lavoro. La seconda riga di lavorazione di questo motivo si struttura tutta a mezze maglie alte e andrà lavorata esclusivamente nei fori generati dalle catenelle che abbiamo utilizzato per chiudere i nostri punti. Vedete? Eccoli qui.
Andremo in ogni foro a realizzare 2 mezze maglie alte, partendo dal primissimo. Filo sull'uncinetto, ci inseriamo nel foro ed eseguiamo una mezza maglia alta. Di nuovo nello stesso punto andiamo con la seconda. Filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel primo foro utile ed eseguiamo 2 mezze maglie alte. Filo sull'uncinetto, foro successivo, 2 mezze maglie alte. Così fino alla fine della riga. Concludiamo la seconda riga con una mezza maglia alta nella seconda catenella che abbiamo utilizzato per alzarci, in questo modo. Ed ecco, questo è il motivo che dovremmo replicare. Adesso quindi andiamo a rifare la prima riga alzandoci con 2 catenelle, voltando il lavoro e ricominciando prendendo il filo sull'uncinetto e andandoci a inserire nella prima costina utile. Ripeschiamo il filo, seconda costina, ripeschiamo il filo e per la terza volta prendiamo la costina appresso. 7 asoline sull'uncinetto, prendiamo il filo e le chiudiamo insieme, ancoriamo con una catenella e andiamo a lavorare la stessa identica sequenza dalla ultima costina lavorata. Filo sull'uncinetto e rientriamo nell'ultima costina. 1, costa della maglia successiva 2, costa della maglia successiva 3. Sempre 7 asoline, non ci possiamo sbagliare. Le chiudiamo tutti insieme prendendo il filo sull'uncinetto e ci ancoriamo con una catenella. Arriviamo alla fine, una catenella finale ed una per alzarci. Torniamo indietro con sequenze di 2 mezze maglie alte in ogni foro generato dalla nostra lavorazione sottostante. Dovremmo andare a strutturare un rettangolo che sia lungo il doppio del nostro telefono più 1 centimetro, proprio per farlo calzare ben comodo. Quindi a seconda del telefono che voi avete andrete poi a strutturare righe di lavorazione della giusta misura. Sono andata avanti per 33 cm di lavorazione, vedete, ipotizzando un telefono all'interno andiamo a chiudere in questo modo, ma non ora, perché adesso dobbiamo occuparci della chiusura. Una volta stabilito qual è la nostra ultima riga di lavorazione, mi vado ad ancorare nel quinto punto, perché voglio realizzare una chiusura, una linguetta da 5 punti. Se a 13 sottraggo 5 mi resta 8 che diviso 2 fa 4, quindi significa che io devo lasciare 4 punti di margine da entrambi i lati. Mi inserisco quindi nel quinto con una catenella, rientro nello stesso punto con un punto basso e da qui inizio i miei 5 punti bassi. Mi porto anche dietro la codina. Senza effettuare catenelle volto il lavoro e proseguo a righe di 5 punti bassi fino a raggiungere la lunghezza che desidero per la mia linguetta. Dopo qualche riga inizio a fare 2 prove. Vado a simulare un assemblaggio e vedo che mi trovo già in dirittura di arrivo per quanto riguarda la realizzazione della mia asola. E quindi la vado a realizzare. Eseguo un punto basso nel primo punto della riga, salto queste 3 maglie centrali con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Mi ancoro nell'ultima, nella quinta, con un punto basso ed ecco che ho creato la mia asola. Senza eseguire catenelle volto il lavoro ed eseguo un punto basso nel punto basso appena eseguito
ed un punto basso in ognuna delle 3 catenelle. 2 e 3. Mi resta da lavorare l'ultimo punto basso, che lavoro a punto basso, molto semplicemente. Ora catenella di sicurezza e taglio il mio filo. Naturalmente poi andremo a nascondere tutti i fili di lavorazione, però vedete già come si va a strutturare il nostro progetto. Vedete, questa è l'idea che ho voluto dare, ma bisogna rifinirlo assolutamente di tutto punto. Prima però di andare a cucire la nostra fodera dobbiamo assemblare il bottone, quindi simuliamo una chiusura del nostro portatelefono e stabiliamo dove deve andare il bottone. Ok, qui io ho scelto un bottone piuttosto piccino, quindi il cordino di lavorazione non mi passa, pertanto andrò a fissare il mio bottone con ago e filo molto semplicemente. Posiziono il bottone centralmente e inizio ad ancorarlo alla lavorazione. Qualche punto è più che sufficiente. Vado qui poi semplicemente a fare un nodino per ancorare tutto. Entra ora in gioco la nostra fodera. Per la fodera andiamo come sempre a tagliare uno scampolo di stoffa che ecceda perimetralmente la nostra lavorazione. Io ho deciso di non farlo eccedere in verticale, vedete, perché voglio che la fodera inizi un pochino più in basso rispetto all'inizio del mio portacellulare. In ogni caso, lateralmente deve sempre eccedere di 1 centimetro per andare poi a ripiegare la stoffa e cucirla in maniera più agevole e sicuramente rifinita. Ed eccoci al ripasso della fodera. Posizioniamo la lavorazione con il dritto verso il tavolo, quindi dobbiamo noi guardare il rovescio e invece dobbiamo guardare la stoffa dal dritto. Facciamo la nostra piegolina nel centimetro di esubero che ci siamo lasciati, posizioniamo la stoffa, possiamo aiutarci naturalmente con delle pinze per tenerla ferma durante tutta l'operazione di cucitura. E con ago e filo andiamo a prendere una porzione di cordino lateralmente e poi una porzione della stoffa sempre lateralmente. Non andiamo a bucare ma ad attraversare. È un passaggio fondamentale che ci consente di far scomparire il filato di lavorazione. Torniamo sul cordino, sempre lateralmente, vedete, in questo modo, e torniamo sulla fodera, sulla stoffa che abbiamo scelto. I primi punti sono un po' mobili, poi si stabilizzerà tutto. Vedete che non si vede nulla della cucitura? Una volta stretto, eccoci, non si vede assolutamente nulla. Procediamo in questo modo per tutto il perimetro della nostra lavorazione. Come ormai vi ho abituati, sono andata avanti. Non solo ho completato la cucitura della fodera, ma ho anche eseguito un giro perimetrale di tutto quanto il mio portatelefono, che ho quasi infatti terminato. Il giro perimetrale consiste semplicemente in un punto basso perimetrale che negli angoli va aumentato, quindi nella parte dell'angolo abbiamo un punto basso, una catenella e un punto basso. 1, 2, 3 e 4. In questi 4 angoli abbiamo gli aumenti. Per il resto, come vedete, un punto basso in ogni punto che ci si presenta di fronte.
Ho terminato, vado a inserirmi nel primo eseguito, catenella di sicurezza e sfilo. Ora dobbiamo andare ad assemblare il nostro portatelefono e per farlo lo ripieghiamo su se stesso in questo modo e andiamo ad individuare subito il punto che fa angolo, il quinto, 1, 2, 3, 4 e 5. Lo stesso facciamo nel secondo pannello. Eccoci qua. Prendiamo un capo del nostro cordino e lo andiamo ad incorporare alla lavorazione con una catenella e da qui sviluppiamo una cucitura prendendo tutto il punto di un pannello e tutto il punto dell'altro pannello. Eseguiamo un punto basso e ci spostiamo nelle costine dei punti successivi. Questo è il secondo. Ne facciamo un altro insieme, tutte e due le costine, punto basso, tutte e due le costine di entrambi i pannelli, punto basso. Questa operazione andrà replicata per entrambi i lati del nostro portatelefono. L'ultimo punto è stato eseguito, vedete, abbiamo cucito le nostre estremità. Già si intuisce quale sarà il risultato finale. Manca soltanto la tracollina e qui andiamo sul personale, perché ognuno ha la sua altezza e anche la sua comodità. Io inizierò intanto con una catenella lunga circa un'ottantina di centimetri. Questo perché quando si lavora il cordino senza supporti, quindi senza rete o altro, lo stesso tende ad allungarsi un pochettino con l'utilizzo, ad allentarsi, e quindi considerando una normale tracolla di una 95-100 cm, la faccio leggermente più corta in modo che dopo qualche indosso si assesti ad una lunghezza più che normale. Raggiunta la lunghezza desiderata, mi vado ad agganciare nel punto di giunzione tra i due pannelli. Qua. Con una maglia bassissima faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo, lo estraggo ed ora mi occupo di nascondere i fili in eccesso. Si presenta così il nostro progetto terminato. Ho deciso di lasciare una catenella molto sottile, ma voi potrete tranquillamente, volendo una tracolla un pochino più spessa, fare un giro di ritorno a punto basso. Ho pensato che fosse più delicata in questa maniera. Ecco il nostro portatelefono. Molto carina questa variante del punto stella, lo andiamo ad aprire. Perfetto per contenere il telefono, qualche piccola carta da portare sempre con sé senza l'ingombro di una borsa vera e propria. Le misure finali di questo portatelefono sono 12x16. Naturalmente queste sono le dimensioni del mio telefono, vi ho già spiegato nel tutorial come andare a variarle in base alla vostra esigenza. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi invito come al solito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento qui sotto. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.